Buon 2023 a tutti! Fra qualche settimana ci saranno le elezioni primarie per il Partito Democratico e i candidati principali per la segreteria non fanno altro che parlare delle correnti interne e di come esse stiano rovinando il PD. I partiti grossi ed eterogenei sono sempre stati divisi in fazioni, ognuna con i propri leader, interessi e identità, aspetto che può essere spesso un punto di forza ma anche una grande debolezza. Come ho già spiegato in questo video, dove mi sono addentrato nei gruppi del Nazareno, link in alto e in descrizione, il PD è nato dall'unione tra i democristiani e i comunisti di un tempo, e sia la DC che il PC avevano a loro volta tantissime correnti. Oggi vi parlerò di quest'ultime. Prima di iniziare vorrei farvi notare come solo una piccola parte delle persone che guardano i miei video sono iscritte al canale, quindi vi invito a farlo e a mettere mi piace. Il mio canale è ricco di video di approfondimento sulla politica italiana e il vostro sostegno è essenziale, nonché una delle cose principali che mi portano a fare video. Detto questo, mettetevi comodi e iniziamo. Il Partito Comunista Italiano nasce nel 1921 dalla scissione con il Partito Socialista Italiano. I motivi della separazione sono molteplici, ma in breve i comunisti non volevano che i socialisti, guidati per lo più dai riformisti di Filippo Turati, collaborassero con il centro liberale, quindi decisero di prendere strade diverse. Il PC nacque dall'unione di due gruppi principali, gli astensionisti di Amadeo Bordiga e l'Ordine Nuovo di Antonio Gramsci. La prima corrente, capitanata dall'ingegnere napoletano Bordiga, era fortemente contraria all'istituzionalizzazione della rivoluzione e vedeva il socialismo e la democrazia come incompatibili fra loro. Secondo Bordiga, il proletariato poteva davvero impadronirsi del potere politico solo strappandolo alla minoranza capitalista con la lotta armata, con l'azione rivoluzionaria. Gramsci invece aveva un approccio leggermente diverso. Il giornalista sardo attribuiva l'origine del potere borghese al controllo della cultura, che a loro volta i capitalisti strumentalizzavano per vincere la fiducia e il consenso delle masse. Per questo Gramsci fondò, assieme a Palmiro Togliatti e Umberto Terracini, il giornale Ordine Nuovo, da cui divulgava il suo pensiero. Tra il 1919 e il 1920 la corrente di Gramsci, quando era ancora nel PSI, organizzò vari scioperi e occupazioni di fabbriche assieme agli operai che ci lavoravano per rovesciare il sistema culturale che la borghesia aveva costruito e che a sua volta utilizzava per schiavizzare il proletariato. Bordiga divenne il primo segretario del Partito Comunista Italiano nel 1921 alla fondazione, ma il suo pensiero non era ben visto dal Comintern, quindi Gramsci prese il suo posto nel 24, ma a quel punto il regime fascista stava prendendo forma e da lì iniziarono le prime repressioni. Gramsci morì in prigione nel 37, quindi a prendere il suo posto nel dopoguerra fu Palmiro Togliatti, che dopo l'esperienza partigiana assunse il ruolo di figurehead unitaria che metteva insieme tutti i comunisti italiani sotto un unico simbolo. Con la sua morte nel 64 e l'arrivo al potere di Luigi Longo sono emerse le prime vere divisioni interne al PCI, che prenderanno forme più concrete solo negli anni 80 con la morte di Berlinguer. Partiamo dalla corrente più a destra. I miglioristi sono gli eredi delle posizioni di Giorgio Amendola, uno dei fondatori di partito che era sostanzialmente orientato verso una forma di socialismo democratico e riformista. I miglioristi erano propensi ad un miglioramento del capitalismo, non condividevano la politica sovietica, anche se a più riprese vi si conformarono, e si opposero fermamente all'estrema sinistra del 68 e del 77, ma anche le correnti del PCI più movimentiste, che affronteremo fra poco. Sostenevano il dialogo e l'azione comune con i socialdemocratici e i socialisti, specialmente durante la segreteria di Craxi, di cui erano interlocutori privilegiati. Il leader tradizionale della corrente, dopo la morte di Amendola nel 1980, divenne Giorgio Napolitano, che diventerà presidente della Repubblica nel 2006. Vi appartenevano inoltre Paolo Bufalini, Gerardo Chiaromonte, Napoleone Colajanni, Guido Fanti, Nilde Iotti, Luciano Lama, Emanuele Macaluso e Antonello Trombadori, giusto per menzionarvene alcuni. I prossimi sono i berlingueriani. Essi costituivano il centro del partito ed erano eredi delle posizioni di Luigi Longo, che fu il primo segretario di un partito comunista a condannare gli atti di violenza dell'Unione Sovietica, in particolare in Cecoslovacchia nel 69. Quest'area era composta dai comunisti più pragmatici, che avevano in passato sostenuto altri leader. Il gruppo divenne più inquadrabile durante la segreteria di Enrico Berlinguer, che la guidava. Erano favorevoli al distacco dalla sfera di influenza
presenza dell'URSS per conseguire una via italiana al socialismo, alternativa a stalinismo e socialdemocrazia. Negli anni '80 i berlingueriani, dopo il fallimento del compromesso storico con la DC, tentarono un'alternativa democratica da perseguire, moralizzando il sistema partitico, sviluppando al contempo una forte avversione al PSI di Craxi. Sia Berlinguer che Amendola sono visti come i padri fondatori dell'eurocomunismo, una visione marxista che si sposa perfettamente con l'idea di un'unione economica europea basata sulla cooperazione e fratellanza. I berlingueriani erano, oltre ai futuri segretari Alessandro Natta e Achille Occhetto, Gavino Angius, Giovanni Berlinguer, Giuseppe Chiarante, Pio La Torre, Adalberto Minucci, Fabio Mussi, Diego Novelli, Giancarlo Paietta, Ugo Pecchioli, Alfredo Reislin, Franco Rodano, Tonino Tatò, Aldo Tortorella, Renato Zangheri, Massimo D'Alema, Piero Fassino, Pietro Folena, Renzo Imbeni e Walter Veltroni. Oggi sono quasi tutti divisi tra Partito Democratico e Sinistra Italiana, ma ci sono varie eccezioni. Adesso tocca agli Ingraiani, guidati da Pietro Ingrao, tenace avversario di Giorgio Amendola nel partito. Erano per definizione gli esponenti della sinistra movimentista del PC, molto ben radicati nella frazione giovanile e anche nel CGIL. Questa corrente era contraria a manovre politiche considerate di destra e sosteneva posizioni che erano definite, non sempre in modo coerente, marxiste-leniniste. Era poco avvezza ad alleanze con la DC, anche se ai tempi del compromesso storico molti lasciarono la corrente per unirsi ai centristi, perché la sostenevano. A differenza dei berlingueriani e i miglioristi, gli ingraiani erano molto più aperti nei confronti dei movimenti giovanili del 68 e i nuovi iscritti al PC ai tempi rafforzarono molto la corrente, perché provenivano dalla nuova sinistra. I valori principali degli ingraiani erano quelli dell'ambientalismo, del femminismo e del pacifismo, cose molto nuove ai tempi e innovative che oggi sono discusse molto comunemente nei salotti di sinistra. Fra i loro membri c'erano Antonio Baldassare, Antonio Bassolino, Fausto Bertinotti, Bianca Bracci Torsi, Lucio Colletti, Sandro Curzi, Lucio Libertini, Bruno Ferrero, Sergio Garavini, Ersilia Salvato, Rino Serri, Ferdinando Adornato, Massimo Brutti, Franco Giordano e Nichi Vendola. Oggi questa corrente sopravvive tra PD e Rifondazione Comunista. Una parte importante di questa corrente era costituita da Il Manifesto, componente nata attorno alla rivista omonima. Fu espulsa dal PC nel 69 per via della sua dura critica alla politica dell'URSS. Ai tempi lo stesso Ingrao votò a favore della loro espulsione, ma furono eventualmente riammessi nell'84. Esponenti più significativi e fondatori poi del quotidiano avente il medesimo nome, che esiste tutt'oggi comunque, furono Aldo Natoli, Rossana Rossanda, Luigi Pintor, Lucio Magri, Luciana Castellina, Eliseo Milani, Valentino Parlato e Lidia Menapace. L'ultima grande corrente è composta dai cossuttiani, fra tutte la più organizzata. L'area guidata da Armando Cossuta era fortemente legata all'Unione Sovietica e altri paesi socialisti come Cuba e volevano che il PCI operasse fedelmente sotto il potere del Comintern. Nel partito giunsero a criticare con asprezza l'azione politica intrapresa da Berlinguer durante la sua segreteria, combattendo al contempo sia contro l'allontanamento progressivo dell'URSS che i tentativi di compromesso con la DC. I cossuttiani erano tra gli altri Gianmarco Cazzaniga, Giulietto Chiesa, Aurelio Crippa, Oliviero Di Liberto, Marco Rizzo, Fausto Sorini e Graziella Mascia. Attualmente i cossuttiani, che vengono connotati come ex cossuttiani, sono presenti in larga parte nel PDC, che Cossuta ha presieduto fino alle dimissioni avvenute nel 2006. Esistono altre forze che mi piace chiamare tanky parties, come il PCI, i Rizzo o Potere al Popolo, ma quest'area politica è così vasta che si rischia di perdere il filo del discorso. Quando avvenne la svolta della Bolognina di Occhetto che voleva riformare il Partito Comunista attraverso un rebranding, i berlingueriani, i miglioristi e alcuni ingraiani lo sostennero, mentre gran parte di questi ultimi e i cossuttiani votarono contro. La mozione di Occhetto per la nascita del Partito Democratico della Sinistra vinse con il 67% dei voti degli iscritti, sia al congresso di Bologna del marzo 1990, sia in quello di Rimini l'anno dopo. Molti dei dissidenti non si iscrissero alla nuova forza politica e crearono un nuovo partito
partito tutto loro, con blackjack e squillo di lusso. Il partito della rifondazione comunista fu quello di maggior successo ed ebbe un ruolo centrale in alcuni governi della Seconda Repubblica. A differenza di altri partiti come la DC, il frazionismo era illegale nel Partito Comunista Italiano, eppure nonostante tutto ciò la sinistra è sempre stata divisa. Un altro aspetto che ho trovato interessante è che tutte queste correnti sono molto simili alle ideologie che vediamo tutt'oggi. I miglioristi sono i socialdemocratici, i berlingueriani sono i socialisti democratici, gli ingraiani sono i progressisti, mentre i cossuttiani sono i comunisti doc. Non penso che nessun altro partito comunista in Occidente sia mai stato in grado di raggiungere tali vette senza il supporto dell'Unione Sovietica, certo senza contare i finanziamenti che il PC ha comunque ricevuto, e soprattutto con così tante divisioni interne. Secondo me la forza del partito era proprio la sua diversità, per questo non vedo le correnti del PD come una vera minaccia. Forse il problema non sono le opinioni diverse ma le costanti battaglie e il power grabbing, ma direi che mi sono dilungato abbastanza. Spero in futuro di parlare di alcune delle persone che ho menzionato oggi. I video che ho fatto su D'Alema e Napolitano per esempio sono tra i miei preferiti, ma mi appassionano molto anche le storie tipo di Berdinotti o di Iotti o di Rizzo, quindi vedremo se questo mio interesse si riesce a concretizzare in alcuni video che potrete naturalmente consultare in un futuro prossimo. Detto questo vi saluto e vi consiglio vivamente di iscrivervi e commentare la vostra corrente preferita o semplicemente cosa ne pensate, ditemi se vi è piaciuto il video. Ho un canale Discord e Subscribestar se volete sostenervi, e niente, basta così, ci vediamo alla prossima.